quindi aspettate, sto drone a sto punto lo prendo e lo butto lì, via. Ciao grandissimi e bentornati sul canale. Finalmente svelato l'arcano. Questo è il drone che mi è arrivato da TomTop e che durante la settimana vi ho piano piano scartato postando diverse foto sul profilo Instagram. È un altro drone economico con GPS, parliamo di un drone che sta sotto i 100 euro, come il precedente che vi ho recensito sempre su questo canale, e parliamo dell'SG 900S, che è l'upgrade dell'SG 900 ed è il fratello maggiore del famoso e fortunatissimo SG 700, sempre della casa ZL Drone, che ho recensito in passato ed è un video che sta facendo i botti. Ve lo faccio vedere qui in alto a destra se volete andare a dargli un'occhiata. La differenza tra l'SG 900 e l'SG 900S è che il precedente aveva semplicemente il sensore ottico di stabilità sotto la pancia, questo invece ha proprio il GPS. Ma adesso andiamolo a vedere nel dettaglio. Come ormai la caratteristica più sputtanata del mercato, anche questo qui ha i bracci richiudibili, 4 bracci richiudibili. C'è un po' una forma bruttina, perché è tutto squadrato, sembra più un ferro da stiro che un drone. Con la scritta GPS ben impressa qui davanti, in modo che non vi scordate che questo drone ha il GPS. Fotocamera qui davanti, nel mio caso mi è stata mandata, non so per quale motivo, la versione a 720 pixel 720p, mentre sul sito troverete la versione 1080p. Caratteristica carina è la batteria modulare, questa con questi due switchetti qui laterali, la prendete e con un po' di fatica la tirate via, ed è una batteria da, vediamola subito, da 1100 mAh, una 2S da 1100 mAh, che vi darà modo di volare per circa 10 minuti, non di più. Queste sono le due antenne della fotocamera. A proposito, qui dentro quando lo togliete avete l'alloggio per la SD card, per cui lui registra direttamente su SD card, non riducendo la qualità del video e delle foto. E questo è il tasto d'accensione. Ma adesso andiamo a vedere il radiocomando. Ecco a voi il radiocomando. Secondo voi ci manca qualcosa? Secondo me sì. Comunque, prima che mi scordo, perché questi ovviamente copiano, poi si dimenticano di mettere le cose. Qui ci sono due tasti, eccoli qua, dove non c'è scritto a cosa servono. Questo qui è il tasto per il take off e l'atterraggio, e questo è il tasto dell'headless mode. Ve l'ho detto prima perché sennò mi scordo. Cosa fondamentale del drone, di questo radiocomando, è che se non avete sta bustina, voi il drone non lo pilotate, perché qui dentro ci sono gli stick che vanno a pressione qua dentro, non si avvitano, per cui se gli date una botta voglio sapere come, e ve li perdete, voglio sapere come andate a pilotare il radiocomando, il drone. Eccolo qua, qui avete l'alloggio per lo smartphone, qui ci sono le solite batterie totalmente inutili e finte, qui avete altri due tasti che non servono a nulla, almeno stando al manuale. Tasto d'accensione, tasto di questo qui, sto controsole, che serve? Sì, questo è per aumentare le velocità. Tasto di atterraggio, return to home, questo è il tasto per effettuare video e il tasto per effettuare foto. Questo è il radiocomando nel suo complesso, che non è affatto male, che ha una grandissima caratteristica. Difatti nella confezione vi troverete due caricatori, che ha le batterie integrate, batterie da 3.7 volt con collegamento micro USB, e mi raccomando non vi sbagliate se lo comprate ad utilizzare il caricatore, perché uno è per le batterie del drone che sono 2S e questo invece è una 1S. E a questo punto tiriamo la piazzola e andiamo a calibrare il drone. Come prima cosa, per portarvi avanti, scaricatevi l'applicazione che si chiama LV FPV, poi collegate il telefono al phone holder, sperando ci vada, vediamo, mamma mia quanto è largo, ok, messo. Poi prendete i cazzilli che stanno dentro alla scatola e ve li mettete qua dentro a pressione. È un casino, raga,
ma io dico, ma come si fa a fare una cosa del genere, che se mentre voli si staccano, so cavoli. Vediamo un attimino di posizionare anche questo, speriamo bene che non mi si staccano in volo. Fatto questo, accendiamo il drone da questo tasto, vediamo i LED che lampeggiano velocemente, lo lasciamo fermo qua e accendiamo la radio. Ok, accesa la radio, facciamo il bind, non serve. Facciamo la calibrazione della bussola, perché tutti i droni GPS hanno due calibrazioni. Bussola che si fa in questo modo: il drone comincia a lampeggiare velocemente e poi lampeggia più lentamente, che come avete visto prima era veloce, adesso è più lento. A questo punto facciamo la calibrazione del GPS mettendo gli switch nel lato opposto, così. Mettiamo così, lui si rimette a lampeggiare con i LED molto velocemente in maniera alternata. A questo punto facciamo questi giri come abbiamo fatto per gli altri droni, facciamo 4-5 giri per sicurezza. Vediamo un attimino qual è lo stato di LED, non si sa. Vabbè, continuiamo i giri, qualcosa succederà, vediamo. Ok, qui si lampeggiano più lentamente, vediamo se si vede da qui, lampeggiano più lentamente, vedete, avanti e dietro. A questo punto lo facciamo girare in questo modo, testa in giù, mi raccomando, testa in giù, fino a che tutti i LED dovrebbero diventare fissi. Vediamo che succede. Quindi diventa fisso niente, forse diventa fisso nel momento in cui acchiappa i satelliti. Allora, così lampeggia in questo modo. Poi ci stanno sti manuali che sono fatti una chiavica. A questo punto, dopo aver linkato il wifi, che è protetto, non c'è password, non dovete fare altro che unlockare i motori in questo modo. Lui gira e andare su. Bene, vediamo se premendo questo tasto. Do you want to take off? Yes. Bene ragazzi, fantastico. Premiamo il tasto qua dietro, che è il tasto per il decollo e l'atterraggio. Ragazzi, questo drone non fa una cippa, così si avviano, così si fermano. Drone sfortunato ragazzi, mi è arrivato un drone praticamente rotto. A questo punto rientriamo spegniamo tutto prima che succeda qualcosa. A questo punto lo riportiamo, portiamo la telecamera in posizione normale e facciamo la chiusura del video. Che palle però. Ragazzi, è la quarta volta che giro la conclusione di questo video, ma sinceramente non so proprio che cosa dirvi. A parte la forma che, come dicevo all'inizio, a me non mi fa impazzire, sembra di essere ritornati di almeno 5-6 anni indietro, non ho il materiale per giudicare questo drone, perché come avete potuto vedere dal video, si accende, girano le eliche a basso regime, lo potete usare, io almeno lo posso usare come ventilatore e niente di più. Il radiocomando, quindi aspettate, sto drone a sto punto lo prendo e lo butto lì, via. Il radiocomando, come vi dicevo prima, è molto carino, c'ha la batteria integrata, per cui non vi dovete portare appresso quintali di batterie con il rischio di scordarvele, ma mi raccomando, almeno non vi dimenticate di caricarla. Però c'ha sti cacchio di fregnetti qua che si staccano molto facilmente, e se ve li perdete praticamente sì, riuscite a manovrare il drone come un trackball, però non è la stessa cosa che pilotarlo con degli stick. A questo punto faccio il marchettone
perché tanto del drone non vi posso dire, ecco, questi non si attaccano più, non vi posso dire, non vi posso dare maggiori informazioni. Ricordatevi che qui sotto stanno passando in sovrimpressione tutti quanti i link ai nomi dei miei social, per cui se vi registrate, se vi iscrivete sia al canale che ai social mi farebbe molto piacere, anche perché soprattutto su Instagram sto pubblicando giornalmente diversi contenuti che vi potrebbero interessare. Ragazzi, a questo punto ci vediamo alla prossima recensione, sperando di ottenere un prodotto valido e purtroppo se non funziona anche il fornitore non c'entra niente, perché non è che si mettono a giocare i droni dal magazzino, però speriamo che il prossimo funzioni e che sia un drone veramente valido. Ciao a tutti da Piero.